Ciao a tutti e benvenuti su Parla Italiano Today. Sono Luca. Ciao a tutti, sono Giulia. Siamo davvero felici di essere qui con voi oggi. Questo è il canale dove impariamo l'italiano insieme in modo semplice, pratico e naturale. Prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Ci aiuta tantissimo a continuare a creare contenuti per voi. Esatto. Oggi parliamo di un argomento che tutti gli amanti dei viaggi adorano: come parlare dei propri piani di viaggio all'estero in italiano. Affronteremo tutto, dalla pianificazione e prenotazione a situazioni reali come ritardi, ristoranti, hotel, chiedere indicazioni e gestire emergenze. Alla fine di questo episodio sarete pronti a parlare dei vostri viaggi con più sicurezza, usando parole e frasi naturali. Pronti? Cominciamo! Allora Giulia, come stai oggi? Come ti senti prima di parlare dei prossimi viaggi? Sto bene, grazie Luca. Un po' stanca, ma molto motivata. Parlare di viaggi mi mette sempre di buon umore. E tu? Sto bene anch'io, grazie. Sai, parlare di viaggi mi fa sempre sognare un po'. Ogni volta che penso alle città che voglio visitare, al cibo locale, alla cultura. Esatto. E dimmi Luca, hai già un viaggio fuori dall'Italia programmato per quest'anno? Sì, il mese prossimo vado all'estero. Sto pensando di visitare Barcellona in Spagna e poi Parigi in Francia. Voglio praticare un po' di spagnolo e francese, passeggiare per le strade storiche e assaggiare i piatti tipici. Che meraviglia! Viaggiare all'estero è sempre emozionante. Ascoltatori, ricordate, la pianificazione è importante, ma dovete anche essere pronti ad adattarvi. Alcuni posti potrebbero avere orari particolari, come mercati aperti solo al mattino o musei chiusi in certi giorni. Giusto, per questo conoscere alcune frasi pratiche è fondamentale. Per esempio, vado a Barcellona o vado a Parigi. Esatto, ma attenzione al verbo andare e alle preposizioni. Per le città diciamo a, per i paesi o le regioni diciamo in. Quindi dico vado a Barcellona e vado in Spagna, giusto? Perfetto, e per coinvolgere i nostri ascoltatori facciamo un piccolo esercizio. Ora tocca a voi. Vado a Londra. Vado a Berlino. Vado a Madrid. Ottimo, ora proviamo con i paesi. Vado in Spagna. Vado in Francia. Vado in Germania. Perfetto. Questa semplice regola vi farà sembrare molto più naturali quando parlate dei vostri piani di viaggio. Piccolo consiglio culturale. Quando arrivate in un nuovo paese, salutare le persone è fondamentale. Un hello, bonjour o hola crea subito una buona impressione. Esatto, anche poche parole nella lingua locale mostrano rispetto e apertura. Non abbiate paura di fare errori, gli stranieri apprezzano sempre quando proviamo a parlare la loro lingua. E per i nostri ascoltatori, scrivete nei commenti quale città all'estero vorreste visitare e con chi. Costruiamo insieme la frase vorrei andare a con. Ok, facciamo pratica. Vorrei andare a Roma. Con mio fratello. Vorrei andare a Berlino. Con mia sorella. Vorrei andare a Parigi. Con mia madre. Vorrei andare a New York. Con mio padre. Vorrei andare a Tokyo. Con mia nonna. Vorrei andare a Lisbona. Con mio nonno. Vorrei andare a Berlino. Con mia zia. Vorrei andare a Madrid. Con mio zio. Vorrei andare a Londra. Con il mio ragazzo. Vorrei andare ad Amsterdam. Con la mia ragazza. Vorrei andare a Rio. Con i miei amici. Esempi perfetti. Ora provate voi. Vorrei andare a città con il mio familiare, amici, compagno. E possiamo aggiungere alcune frasi utili per situazioni reali. Per esempio, domani vado a Lisbona per visitare il quartiere storico. Il mese prossimo vado in Portogallo per assaggiare i piatti tipici. Ottimi esempi. Ascoltatori, provate a creare una vostra frase nei commenti usando questa struttura. Potete dire vado a per le città o vado in per i paesi. Un piccolo quiz per voi. Se dico vado a Vienna, sto parlando di una città o di un paese? Esatto, è una città. E se dico vado in Austria? Giusto, è un paese. Ottimo lavoro. Un'altra cosa utile. Quando parliamo di regioni o continenti, usiamo sempre in. Per esempio, vado in Europa, vado in Asia, vado in Sud America. E per chi vuole essere preciso con le date, vado a Berlino la settimana prossima o vado in Francia a luglio.
Notate come la preposizione rimane la stessa, ma aggiungere la data rende la frase più naturale e completa. Ottimo! Ora facciamo un po' di pratica insieme. Vado a Praga. Vado ad Amsterdam. Vado a Istanbul. Vado in Norvegia. Vado in Brasile. Vado in Giappone. Fantastico! Vedete come con poche regole potete già parlare dei viaggi all'estero in modo chiaro e corretto. Esatto. Ora siete pronti a usare il verbo andare con le preposizioni giuste in tutte le vostre conversazioni di viaggio. Ascoltatori, questo è un piccolo trucco che fa una grande differenza. Quando entrate in un negozio, hotel o anche ristorante all'estero, salutate sempre con un buongiorno o buonasera. Esatto, è semplice, ma dà subito una buona impressione. Immaginate di entrare in un hotel a Parigi o Londra. Anche se siete italiani, usare il saluto giusto mostra rispetto e cordialità. Ora immaginiamo di essere in un bar a Madrid. Io sono la barista, tu sei il cliente. Buongiorno, come posso aiutarla oggi? Buongiorno. Oppure immaginiamo di essere in un negozio di souvenir a Berlino. Io sono la commessa, tu sei il cliente. Buonasera, sta cercando qualcosa in particolare? Buonasera. Vedete, salutare può aprire la porta a un'interazione più amichevole e naturale. E non dimenticate, un sorriso aiuta sempre. Piccolo consiglio culturale. Anche all'estero, se parlate in italiano, i locali apprezzano che proviate a parlare la loro lingua, anche solo con alcune frasi chiave. Mostra interesse e rispetto. Esatto, e per chi vuole essere preciso con le date, potete aggiungere buongiorno o buonasera. Buongiorno, come sta? Oppure nel pomeriggio o nella sera, buonasera, come va? Un altro consiglio pratico, quando vi presentate in contesti formali, come un hotel o un ufficio turistico, usate sempre il lei. Per esempio, immaginiamo di essere in un hotel. Io sono la receptionist, tu sei il cliente. Buongiorno, ho una domanda per lei. Certamente, dica pure. Invece, se siete con amici o persone della vostra età, potete usare il tu. Immaginiamo di essere in una piazza. Io sono un amico locale. Tu sei il turista. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Ultimo trucco. Salutare con sicurezza e un sorriso vi aiuta anche se siete in un paese straniero, mostra apertura e vi fa sembrare più sicuri, anche se il resto della frase non è perfetto. Ottimo, ascoltatori. Ora provate a creare un mini dialogo di saluto. Scrivete nei commenti un esempio di come direste buongiorno, come sta, in un hotel o un negozio all'estero. Luca, viaggi da solo? No, viaggio con mio fratello. Perfetto. Questa è una frase molto utile. Viaggio con, seguita dalla persona o dal gruppo. Per esempio, Viaggio con mio fratello. vado in Spagna con la mia famiglia. Vado a Barcellona con gli amici. Vedete? Potete adattarla a qualsiasi situazione. Se viaggiate con il vostro partner Viaggio con la mia ragazza. o con colleghi di lavoro. Viaggio con i miei colleghi. E per i più giovani, con amici o compagni di scuola, Vado a Madrid con i miei amici universitari. piccolo consiglio pratico. Se siete in aeroporto o in hotel e qualcuno chiede con chi viaggiate, potete usare questa frase come punto di partenza naturale per la conversazione. E ricordate, dopo aver detto con chi viaggiate, potete aggiungere una piccola frase sul motivo del viaggio. Per esempio, Viaggio con mia sorella per una vacanza culturale. vado a Lisbona con gli amici per un weekend rilassante. Ora facciamo un mini dialogo realistico all'estero. Immaginiamo di essere in un hotel a Parigi. Io sono la receptionist, tu sei il turista. Buongiorno, con chi viaggia? Buongiorno, viaggio con mio fratello. Oppure all'aeroporto di Madrid. Io sono l'addetto al check-in, tu sei il passeggero. Buongiorno, con chi viaggia oggi? Viaggio con i miei amici. Ora tocca a voi. Create la vostra frase nei commenti usando vorrei viaggiare con, seguito dalla persona o dal gruppo con cui andreste in vacanza. Potete anche aggiungere il posto o l'attività. Vorrei viaggiare con la mia famiglia a Lisbona per visitare i musei. Vorrei viaggiare con gli amici a Barcellona per un weekend di sole e tapas. Questo piccolo esercizio vi aiuterà a praticare sia il verbo viaggiare che le strutture più naturali per parlare dei vostri compagni di viaggio. Luca, come fai ad andare all'estero? Prendo l'aereo per andare in Spagna.
Poi, per spostarmi tra le città, prendo il treno. Ottimo! Il verbo prendere è molto utile in italiano. Prendo l'aereo, prendo il treno, prendo l'autobus. Lo userete spesso quando descrivete i vostri viaggi. Vediamo alcuni esempi pratici. Prendo un taxi dall'aeroporto all'hotel. Prendo l'autobus per il centro città. Prendo la metropolitana a Madrid. E se avete bisogno di informazioni sui trasporti, potete usare frasi semplici ma efficaci. Scusi, dove posso prendere il treno per Valencia? Oppure, scusi, a che ora parte l'autobus per il centro? Piccolo consiglio culturale. In molte città europee i biglietti devono essere vidimati prima di salire sul treno, autobus o metropolitana. Attenzione, senza il timbro rischiate una multa. Esatto. Nei treni regionali troverete le macchinette per la vidimazione vicino alle porte. Nei trasporti urbani a volte ci sono ispettori che controllano direttamente sull'autobus o metro. Un altro consiglio pratico: se usate più mezzi, come treno e autobus, è utile avere una app o una mappa digitale, così sapete sempre dove salire e scendere. E un altro esempio di frase utile. Vorrei un biglietto per il treno delle 10 per Valencia, per favore. Oppure, se non siete sicuri, scusi, quale autobus va più velocemente al centro? E ricordate, in alcune città i taxi si prenotano tramite app. Dire vorrei un taxi va bene, ma spesso è più facile usare l'app locale per evitare confusione. Ora tocca a voi. Create una frase con prendere per descrivere il vostro mezzo di trasporto preferito quando viaggiate all'estero. Per esempio, Prendo il treno per esplorare la città. prendo l'autobus per arrivare al museo. Questo esercizio vi aiuterà a sentirvi più sicuri parlando dei trasporti e usando il verbo prendere in contesti realistici. Luca, immagina che il tuo volo per Barcellona sia in ritardo. Cosa chiedi al personale? Direi qualcosa come: scusi, il volo per Barcellona è in ritardo. Oppure: a che ora parte il volo? Esatto. Alcune parole chiave per questa situazione: il biglietto e la prenotazione sono fondamentali. Proviamo un piccolo dialogo realistico. Immaginiamo di essere in aeroporto. Io sono il passeggero. Le personale, tu sei le personale. Buongiorno. Buongiorno. Scusi, il volo per Barcellona è in ritardo. Sì, mi dispiace, c'è un ritardo di un'ora. Il volo parte alle 11. Ho il mio biglietto qui. Va tutto bene con la mia prenotazione? Certo, tutto a posto. Il suo posto è il 14A. Perfetto. Grazie mille. Prego. Ora aggiungiamo alcune frasi utili extra per i viaggiatori frequenti. Se volete sapere il numero della porta d'imbarco, Mi può dire il numero della porta d'imbarco, per favore? oppure se volete cambiare posto. Posso cambiare posto? E se siete un po' preoccupati per i bagagli, I miei bagagli sono stati registrati correttamente? piccolo consiglio culturale. Negli aeroporti europei è molto apprezzato salutare sempre con un buongiorno o buonasera, anche se siete arrabbiati per un ritardo. Un tono educato apre molte porte. Esatto. E per ricordare le frasi principali, ecco un mini esercizio. Ripetete dopo di me. Scusi, il volo è in ritardo. A che ora parte il volo? Ho il mio biglietto qui. Va tutto bene con la mia prenotazione? Ottimo lavoro! Usando queste frasi vi sentirete molto più sicuri e pronti ad affrontare qualsiasi imprevisto in aeroporto. Ora tocca a voi. Immaginate di avere un volo in ritardo nel vostro prossimo viaggio e scrivete nei commenti come chiedereste informazioni usando le frasi che abbiamo imparato. Luca, sei appena arrivato in hotel. Qual è la prima cosa da dire alla reception? Direi: buongiorno, ho una prenotazione a nome Luca Rossi. Vorrei una camera con vista, per favore. Perfetto. Ho una prenotazione è la frase chiave per qualsiasi check-in e vorrei rende la richiesta più educata di voglio. Se voglio specificare il tipo di camera, posso dire: vorrei una camera singola o una matrimoniale per 2 notti. Esatto. E quando qualcuno chiede dove alloggiate, usate il verbo stare, non essere. Sto in un hotel a Barcellona. Suona molto più naturale tra gli italiani. Ottimo punto. Ora immaginiamo un piccolo dialogo completo. Immaginiamo di essere in hotel. Io sono la receptionist, tu sei il cliente. Buongiorno, come posso aiutarla? Buongiorno, ho una prenotazione a nome Luca Rossi. Vorrei una camera con vista, per favore.
Certamente, signor Rossi, la sua camera è pronta. Preferisce un piano alto o basso? Il piano alto, grazie. Potrei avere anche una mappa della città. Assolutamente. Ecco la mappa, con ristoranti e attrazioni principali evidenziate. Grazie mille. E a che ora è la colazione? La colazione viene servita dalle 7 alle 10. Perfetto, grazie. Piccolo consiglio culturale. Salutate sempre il personale con un sorriso e un buongiorno o buonasera. È molto apprezzato dagli italiani, anche come ospite straniero. Mostrare cortesia apre molte porte. E un altro trucco, se volete chiedere un servizio extra come asciugamani aggiuntivi o wifi, usate sempre potrei avere o può darmi. Per esempio, potrei avere un asciugamano extra, per favore. Ottimo esempio. Ora ripetiamo alcune frasi chiave insieme per sentirci sicuri al check-in. Buongiorno, ho una prenotazione a nome... Vorrei una camera con vista, per favore. Sto in un hotel a... Potrei avere... Perfetto. Con queste frasi anche un check-in complicato diventa semplice e naturale. Ora tocca a voi. Immaginate di arrivare al vostro hotel ideale. Scrivete nei commenti la frase che usereste al check-in usando vorrei e sto in... Ok, siamo al ristorante. Prima cosa, trovare un tavolo. Direi un tavolo per 2, per favore. Perfetto. È sempre importante essere educati quando chiedete un tavolo. Un sorriso aiuta molto. Una volta seduti, il menù spesso non arriva subito. Possiamo chiedere posso avere il menù, per favore? E quando scegliete il cibo, ricordate il nostro amico vorrei, più educato di voglio. Vorrei la pasta al pesto. Ottimo esempio. Per le bevande direste da bere vorrei acqua naturale. Se volete vino locale, vorrei un bicchiere di vino della Casa Rosso, per favore. Ora immaginiamo un dialogo completo. Immaginiamo di essere in un ristorante. Io sono il cliente, tu sei la cameriera. Buongiorno, benvenuti. Posso portarvi il menù? Buongiorno. Sì, grazie. Posso avere il menù, per favore? Certamente. E da bere cosa vorrebbe? Vorrei acqua naturale e un bicchiere di vino della Casa Rosso, per favore. Ottimo. E per il primo piatto? Vorrei la pasta al pesto. E per il secondo mi consiglia qualcosa di tipico della zona? Sì, il nostro piatto tipico è il pesce alla griglia. Perfetto, lo prendo, grazie. Piccolo consiglio culturale. In Italia un pasto non è una corsa. Godetevi ogni portata, parlate con i compagni di viaggio e assaporate il momento. Questo è il famoso il dolce far niente, il piacere di non fare nulla se non godersi la vita. Alla fine del pasto, per chiedere il conto, basta dire il conto, per favore, e sempre con un sorriso. Esatto, e se volete lasciare una mancia, in Italia non è obbligatorio, ma apprezzato, di solito il 5-10% del totale, o semplicemente arrotondando il conto. Ripetiamo le frasi chiave del ristorante. Un tavolo per 2, per favore. Posso avere il menù, per favore? Vorrei, seguito dal piatto o dalla bevanda. Il conto, per favore. Ottimo, ora tocca a voi. Immaginate di ordinare il vostro piatto preferito in un ristorante italiano. Scrivete nei commenti usando vorrei e praticate la cortesia. Ok ragazzi, parliamo di 2 parole fondamentali per esprimere i desideri, voglio e vorrei. Voglio significa I want, è diretto, deciso, perfetto quando parlate dei vostri piani personali. Vorrei significa I would like ed è molto più educato. Lo usiamo quando chiediamo qualcosa a qualcuno, come il cameriere o il venditore di biglietti. Facciamo subito un esempio pratico. Voglio vedere il Colosseo. Sto solo esprimendo il mio piano, non sto chiedendo niente a nessuno. Vorrei un caffè, per favore. Qui sto chiedendo qualcosa a qualcuno, quindi ho bisogno della forma più educata. Immaginate di essere al bancone dei biglietti del treno. Se dite voglio un biglietto di Roma, suona un po' brusco. Meglio dire vorrei un biglietto di Roma, per favore. Così siete rispettosi e gentili. Possiamo praticare altre situazioni quotidiane. Al ristorante. Voglio una pizza. Diretto, non educato. Vorrei una pizza, per favore. Educato e naturale. Al negozio di souvenir. Voglio questo. Brusco. Vorrei questo, per favore. Perfetto. Un piccolo trucco. Se siete con amici o familiari, voglio va bene, ma in situazioni pubbliche o con stranieri, vorrei è sempre la scelta migliore. Ripetiamo alcune frasi chiave insieme. Voglio imparare l'italiano, detto con entusiasmo, personale. Vorrei imparare l'italiano, per favore, educato se chiedete aiuto. E ora un mini gioco per voi.
Provate a trasformare queste frasi con voglio in vorrei per renderle più educate. Voglio un gelato. Voglio andare al museo. Voglio comprare un biglietto del treno. Scrivete le vostre risposte nei commenti, vi aiuteremo a correggerle. Ricordate, questa piccola differenza vi farà sembrare molto più naturali e rispettosi in ogni situazione in Italia. Ok, immaginiamo di essere in una bella piazza, magari a Barcellona o Parigi, con la mappa in mano, ma un po' persi. La frase più importante per chiedere indicazioni è «Scusi, dov'è?» Scusi, dov'è? Per esempio, scusi, dov'è il Colosseo? Scusi, dov'è la stazione? Scusi, dov'è il bagno? Esatto. E se la persona parla troppo velocemente, non preoccupatevi. Usate questa frase magica. Può ripetere più lentamente, per favore? Gli italiani sono sempre felici di dare indicazioni, quindi non abbiate paura di chiedere. Ora, quando vi spiegano la strada, sentirete parole come a destra significa a destra, a sinistra significa a sinistra, dritto significa dritto, vicino a significa vicino, di fronte a significa di fronte, dietro significa dietro. Facciamo alcuni esempi pratici. Scusi, dov'è il Museo Picasso? È vicino alla stazione, dritto e poi a destra. Oppure, scusi, dov'è il ristorante tipico? È dietro la piazza principale, a sinistra. E un piccolo consiglio culturale: quando qualcuno vi dà indicazioni, è educato ringraziare con un sorriso e dire grazie mille oppure grazie infinite. Piccolo esercizio per voi. Provate a chiedere indicazioni ad alta voce usando queste frasi. Scusi, dov'è la farmacia? Scusi, dov'è il centro città? Scusi, dov'è il museo locale? Poi provate a rispondere come un local, usando a destra, a sinistra, dritto. Potete farlo da soli o registrare la vostra voce per praticare la pronuncia. Ricordate, non ci sono errori quando chiedete indicazioni. L'importante è comunicare. Anche solo scusi, dov'è? Con un sorriso vi farà sembrare dei veri esperti di viaggio. E se volete rendere l'esperienza ancora più divertente, provate a chiedere indicazioni in città diverse e confrontate le differenze nei modi di parlare. Alcune città hanno espressioni locali molto simpatiche. Non si può tornare a casa senza souvenir. Che sia un piccolo regalo o qualcosa per voi stessi, lo shopping fa parte dell'esperienza. Giusto. Immaginate di entrare in un negozio di souvenir. La prima cosa che volete fare è chiedere il prezzo. Quanto costa? Se vi piace l'oggetto e volete comprarlo educatamente, vorrei questo, per favore. Oppure, più semplicemente, lo prendo. E se il prezzo è un po' alto e volete essere diplomatici, potete dire mi piace, ma è un po' costoso. Se ne prendo 2, c'è uno sconto? Se ne prendo 2, c'è uno sconto? Ho un'altra frase utile se volete sapere il colore o la taglia disponibile. Avete questo in un altro colore o taglia? Ottimo esempio. Piccolo consiglio culturale. In Italia la cortesia è molto apprezzata. Anche un semplice grazie mille o un sorriso fanno una grande differenza. E nei mercati locali potete aggiungere un tocco di simpatia, dire può mostrarmi questo per favore? Oppure chiedere con curiosità posso vedere anche quello laggiù? Facciamo un piccolo esercizio. Immaginate di voler comprare una cartolina. Chiedete il prezzo, decidete se comprarla e ringraziate il negoziante. Provate a dirlo ad alta voce. Scusi, quanto costa questa cartolina? Vorrei comprarla, per favore. Grazie mille. Perfetto. Anche lo shopping diventa un'opportunità per praticare l'italiano, imparare nuove parole come prezzo, colore, taglia, sconto, negozio e migliorare la pronuncia. Ogni piccola interazione è utile. Più parlate, più sicuri vi sentirete ovunque siate in Europa. Quando viaggiate, sapere chiedere l'ora è fondamentale. Per esempio, a che ora parte il treno? Alle 9 del mattino, oppure alle 8 di sera. Potete anche chiedere informazioni più dettagliate. Il treno arriva in orario. Quanto dura il viaggio per Barcellona? E ora parliamo di situazioni più complicate, le emergenze. Speriamo che non vi servano mai, ma è sempre meglio essere preparati. La prima parola che dovete conoscere è aiuto. Se avete bisogno di un dottore, potete dire ho bisogno di un dottore, per favore. Oppure dov'è l'ospedale più vicino? Un'altra situazione comune, perdere i bagagli. Potete andare all'ufficio bagagli smarriti e dire ho perso la mia valigia. E ricordate di descriverla bene, così è più facile trovarla. Dire è una valigia grande nera con un tag rosso. Potete anche aggiungere dentro ci sono vestiti e documenti. Piccolo consiglio culturale. In Italia la polizia o il personale dell'aeroporto saranno veramente disponibili se rimanete chiari ed educati. Un semplice per favore e grazie mille fa davvero la differenza.
Anche in queste situazioni, parlare lentamente e chiaramente aiuta molto. Può ripetere più lentamente, per favore? Infine, ricordate che ogni emergenza è un'opportunità per praticare l'italiano. Anche solo poche parole possono risolvere il problema e farvi sentire più sicuri. Ripetiamo le frasi chiave di questa sezione. A che ora parte il treno? Alle 9 del mattino. Aiuto! Ho bisogno di un dottore. Ho perso la mia valigia. È una valigia grande, nera, con un tag rosso. Perfetto, ora siete pronti a chiedere gli orari e gestire le emergenze con più sicurezza. Wow, oggi abbiamo affrontato un sacco di cose. Ripassiamo le frasi più importanti. Vado con per parlare di città e paesi. Ho una prenotazione per hotel, treni e voli. Vorrei, più educato di voglio. Dov'è? Per chiedere indicazioni. Quanto costa? Per fare shopping. A che ora parte? Per treni, aerei o autobus. Esatto, ora è il momento di mettervi alla prova. Prendete carta e penna, oppure scrivete direttamente nei commenti il vostro viaggio dei sogni, usando almeno una frase in italiano. Per esempio, vorrei andare in Spagna con i miei amici, voglio visitare Barcellona e provare la paella. Non preoccupatevi degli errori. Gli errori fanno parte dell'apprendimento e vi aiutano a migliorare. Leggeremo tutti i commenti e vi daremo consigli utili per correggere eventuali errori. E ricordate, praticare un po' ogni giorno è la chiave per sentirvi più sicuri quando parlate italiano. Anche poche frasi quotidiane fanno una grande differenza. Ah, e se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Ci aiuta tantissimo a continuare a creare contenuti utili per voi. E ovviamente, se volete, lasciate un mi piace. Ogni piccolo gesto supporta il nostro lavoro e ci motiva a produrre lezioni ancora più pratiche e divertenti. Ci vediamo nel prossimo episodio di Parla Italiano Today. Arrivederci!